Purtroppo questo aggeggio arriva con un difetto. Quando mettete quello davanti vengono fuori queste immagini così. 6%isti, buongiorno. Sono qui col Giova per farvi vedere un nuovo prodottino che ci hanno mandato i cinesi, si può dire, perché questi sono cinesi, perché poi alcuni cinesi si offendono di essere cinesi, lo sai? No, non lo dire. È il primo prodotto, il primo navigatore sardo. Aio! Non cominciamo! Aio! Che poi forse in cinese vuol dire qualcos'altro. Però comunque sia, stanno uscendo un sacco di questi CarPlay. Ne stiamo provando a secchi, come avete visto sul canale. Ma questo qui è un prodottino un pochettino più interessante rispetto agli altri. Però vi faccio prima una parentesi. Vi ricordo che il 9, 10, 11 e 12... questi 4 giorni qui di maggio ci vediamo qui in Toscana per i single day con Royal Enfield. Vi facciamo provare le Royal Enfield 4,5, le 4,5 nuove Royal Enfield per tutta una giornata di strade sterrate bianche, strade anche off un po' leggero. Vediamo cosa vi facciamo fare, mangiamo insieme, stiamo insieme, proviamo queste moto. Quindi venite, iscrivetevi, vi mettiamo il link in descrizione. La descrizione è quella cosa che trovate sotto il video, c'è il link per vedere tutte le informazioni per iscriversi. Ma ora parliamo di questo Kiji Aio 5. Basta! Puoi dirlo in cinese? E torniamo al setup del 6% nerd. Ecco qua, infatti ho preso lui perché visto che Ale è troppo qualificato per parlare di cose tecnologiche, le facciamo noi. Allora, questo dispositivo qui non è soltanto un CarPlay, adesso vedrete infatti anche il peso specifico, ha un sacco di cosine belle che possono rendere tecnologica anche una moto dell'anteguerra come quelle che si sta riempiendo il garage Alessandro, che salutiamo. Ciao Alessandro. Quindi iniziamo con l'unboxing e con l'aprire queste cose, tutte quelle cose che Questa ASMR. no, non fa rumore perché è plastichina. Ecco qui, se leggete dietro c'è scritto una marea di roba, tipo, ve la faccio vedere perché è interessante. Quando guardo questi video odio la gente che inizia a parlare per ore, dico cazzo, ma vai avanti, non ce ne fregano di sentire Ecco, e poi fa la stessa cosa. E adesso faccio la stessa cosa io, come pena del contrappasso di tutti quelli bravi che le fanno queste cose qui. Allora, 25 minuti sullo scatolo. la scatola, il packaging, che non ve ne frega niente, tanto poi buttate via tutto. Però allora, CarPlay, questo l'abbiamo detto, Android, anche Android Auto. Poi abbiamo video recording, perché qui dentro ci sono anche delle telecamere, poi vi facciamo vedere perché. Blind spot detection, ovvero il sensore dell'angolo cieco. IP67, nel senso che potete andare a fare dei guadi anche sott'acqua, che tanto non si rompe. Notifiche. Vibra anche, vibration damping, no, vuol dire che è resistente alle vibrazioni. Travel data, perché volendo si può connettere anche alla centralina della moto, ma noi non lo faremo, poi vi spieghiamo il perché. Controllo della musica. Parking Sentry Mode, cosa vorrà dire? Probabilmente Sentry Non che so si accorge se qualcuno ti muove la moto? Quindi ha un sensore, potrebbe essere tipo il tracking, adesso poi lo studiamo. Stabilizzazione video, sensore dei pneumatici e controllo remoto, che sono questi due pacchetti che ha qui il nostro amico Giovanni in allegato. Ora apriamo lo scatolo, giusto? La scatola, lo scatolone. Lo scatolo. Lo scatolo, la scatola. Lo scatolo. Non ho mai saputo questa cosa. Ma perché sono siciliano? Perché sei siciliano, ma potrei aiutarti, ma è troppo più bello. No, hai ragione, fai bene. Ma è bella. Guardate che bella guardate la gomma dentro com'è bella. Vedete, mettiamolo qua che così si vede. Hai notato la carta? Qui c'è la faccia di uno cattivo, di uno cattivo. C'ha il Casca Adventuring. C'ha il Casca Adventuring. Ok. Allora, qui abbiamo una guida rapida, vedete, e c'è anche un QR code per scaricare l'app Kiji Go. Tieni. Poi un manualetto di istruzioni, che normalmente noi facciamo questo con i manualetti di istruzione. E poi aspetta, non facciamolo vedere perché sennò poi si emozionano troppo. Facciamo vedere così. Guardate che figata. Qui Sembra fatto bene da prima. Sembra fatto bene. Allora, è un 5 pollici, giusto? Direi. Eccolo qua. Con pallina RAM. Guarda lì che cavetto. Guardate che connettori seri, ragazzi. Lo vedete quanto sono seri questi connettori? Non ridono mai questi connettori, vero? Non fanno battute, sono serissimi. Guardate qui. La pellicolina la togliamo poi dopo. Ha qua dietro, come vedete, un attacchino simil RAM, però è più piccino, quindi sicuramente non sarà compatibile al classico RAM, perché avrà, se alzi tutto. Qui c'è, tenetevi forte. Allora questo lo mettiamo, questo lo mettiamo un attimino qua. Si vede qui, sì. Qua abbiamo le due camere che non stiamo a tirare fuori in questo momento. Tiriamo fuori in questo momento. No, ma devi tirare fuori da qui. Devi togliere questa. Andiamo a togliere qui. Qua si è sbattuto qualcuno per questo.
Allora, qui abbiamo due dashcam che io ho sempre reputato un prodotto per... No! La pellicola è l'ultima. No, non storia. Io ho sempre reputato le dashcam una roba da russi, cioè per fare quei canali tipo sei Road Rage in Russian, quelle cose lì, no? Invece tanti sul canale ci hanno chiesto appunto se cosa consigliavamo noi come dashcam. Queste vedete sono le fanno in Russia? telecamerine perché serve per l'assicurazione. Evitare le frodi assicurative. Evitare le frodi assicurative. Qua in Italia non funziona, così può servire, non lo so, però intanto questo dispositivo ce l'ha e queste due telecamere servono anche per segnalarvi l'angolo cieco, ovvero quell'angolo in cui voi non vedete se sta arrivando un altro veicolo. Vedete qua i connettori, quindi queste vanno messe una a proa e una a poppa della vostra moto. La monteremo sulla Scrambler, che mi sembra la moto ideale per fare Assolutamente. Qui abbiamo lo schermo, ora apriamo gli altri ah no, aspetta, qui c'è dell'altra roba. No, guarda che gli youtuber parlano, non prendono mai fiato. Ah, sì, devo tagliare tutte le parti vuote, ci metto un'ora, così faccio respirare sul montaggio. Se vedessi i video di Ale, io apro B. Tu apri B, io apro A, vedete? A, la busta A o busta B? Busta B. C'è anche il portachiavi con scritto, non leggo al contrario, non sono capace. Smart Riding System, vedi? Kiji! Bello il portachiavi, mi piace. Sembra quasi il portachiave che trovate sullo shop del 6%. Poi Un po' meno bello. un po' meno bello. Qui abbiamo del cavetto, direi questo dell'alimentazione della batteria. Ragazzi, però ragioniamo un secondo su una cosa. Qui c'è Fermi una tutti, caterva di accessori vediamo se super sai che fighi. cos'è questo affare qua. Ognuno, quello è il canvas. No. Questa è l'antenna GPS. Facing sì, down, sì. sì. Perché ha anche l'antenna GPS. Adesso non ve la sto a spacchettare, ve la sto a spacchettare? Io la spacchetto Spacchettiamo tutto, col dai. nostro coltello. Comunque ragazzi, Vabbè, questo coso puzza di qualità. Io non volevo puzza dire. di qualità, Sì, signori. sì. Ragazzi, i cinesi Dagli ci strumenti mangeranno ai supportini, Profuma ognuno di con la sua. qualità. Puzza perché insomma senti l'odore. Ah, no? senti l'odore. Eccolo Le qua, vedete? fascette. L'adesivo 3M. Questo qui, ecco, vedete, c'è anche scritto, guarda, metti a fuoco. Non mette a fuoco, vabbè, perché è troppo piccolo. Eccolo qui, no, eccolo qui. Vedete, questo qui è l'antennina GPS, quindi vuol dire che prenderà anche molto bene il GPS. Questi qui sono delle cose che io odio e aborro, che si chiamano ruba corrente, che immagino serviranno per... Fammi indovinare. Rubare Dare la più corrente. corrente. Ah no. Abbiamo anche il kit no. di Torx che serviranno per il montaggio e un cacciavite. Toccami la qualità di questo. Ah, È roba figa. Cioè, va questo è davvero. plastico o metallo? No, metallo. è metallo, ma statinato benissimo. Ma ragazzi, questo Chapeau. qui è Cioè. la staffa, guardate un po'. Cioè, poi no, perché già quando ho fatto delle storie mi hanno detto questo è tanto, è carissimo. Ho capito, Ma ragazzi. sembra Allora, serio, compratevi la roba cinese, cioè quella roba cinese, la roba cinese dei cinesi, cioè quella dei negozietti Questa è dei cinesi. dei cinesi. No, cinese di quella brutta e vedete che poi Prendevi roba brutta. esatto, comprate roba bella che spendete questi Ragazzi, sembra soldi. roba figa davvero. Comunque gli facciamo il link degli affiliati o no poi? Certo, c'è Vi un facciamo il link affiliati affiliato in descrizione con un accanto a quello. super sconto del 25%, ragazzi. Davvero? Sì. Tanta roba. Quanto costa questo Giova? Giova, sei come Ale, non sei 600? preparato? 600 euro, più o meno Intorno ai 600 euro. €600. Comunque il link è in descrizione, quindi ve lo andate un po' a vedere voi. no? 25% di sconto e tanta roba, sono stati molto carini. E sì. qui abbiamo questo qui che è in una cosa che nessun altro dispositivo ha finora e trovo che sia una roba stracomoda perché allora io uso tantissimo l'assistente vocale in moto. Tu Giova lo usi l'assistente vocale in moto? Benissimo, che è la cosa che ci dovrebbe aiutare ad evitare incidenti e a poter utilizzare il nostro cellulare quando stiamo andando in moto. Abbiamo A parte quando gli visto dici ehi Siri fammi vedere Netflix mentre vai a 180 km/h. ma non te lo fa vedere Netflix su CarPlay. Però comunque sì, abbiamo visto che ad esempio sulla CF Moto 800 c'era il tastino integrato, che è una roba molto furba. Questo qui, essendo un dispositivo che vi permette di avere quello che praticamente ha sulla CF Moto 800 ma di più, c'è il comando fatto apposta per il manubrio. Guardate il comando per il manubrio, che bellezza. Ok, Quello sembra bellissimo. guardate qui, eccolo qua, lo vedete bene. Questo qui serve per rispondere, attivare l'assistente vocale e ci sono altri tasti che poi scopriremo che cos'è. Da bravo youtuber, parla della qualità touch
della qualità costruttiva. Sì. No, questa non è all'altezza del resto, la plastica è buona, ma Beh, non è, buona, eh. non è, non è Però come mi domando quella come del- si ricarica questo? Veramente figo. No, veramente figo. Guarda, qua c'è Ha una staffettina qui di metallo, no, una porticina USB. ha una porticina USB, quindi vuol dire che ha una batteria all'interno. O ha una batteria o va tenuto collegato, che ci No. sta. Dici che Bluetooth? Una batteria, Sì, figurati è se guarda, mettono il tappo. è vero, No, è vero, no. è vero, è vero. Quindi lui ha una batteria, verrà alimentato. Va bene, qui lo lasciamo qua separé a parte e poi vediamo l'ultimo degli accessori che è questo scatolino qui qua, che vedete conteneva il questo sensore della dettaglino pressione delle gomme. Guardate qui la sciccheria, qui. Anche quello wireless. wireless ovviamente come tutti i sensori delle gomme, perché farli Sì, col filo i effettivamente sensori delle col filo gomme non ha molto sarebbe un po' senso. complicato. Ecco qui vedete, è molto semplice, voi lo avvitate sulla, piccolissimo tra l'altro, pensavo fossero più grandi, lo avvitate al posto del tappino della vostra, c'è anche il bulloncino volendo, sul tappino della vostra valvola, Valvola è la grazie, parola che cercavo. esatto, no, ma lo stavo per dire che perdevo tempo, e lo avvitate dove tagliare. e vi dice quindi sul TFT, su questo nuovo schermo, vi dice tutte le informazioni di pressione. Non vediamo l'ora di montarlo, vero Giovanni? Assolutamente sì. Mi domando dove monterò quelle telecamere sulla Scrambler, ma hanno voluto quelli di Kighi che noi lo montassimo sulla Scrambler, quindi lo scopriremo. Ah, no! Volevo farlo io. Bellissimo. Io sono venuto apposta. No, sei venuto apposta. No, non lo rimettere, adesso lo togli. No, adesso lo lascio. No, non possiamo neanche accenderlo momentaneamente perché non ha un attacco USB, è solo attacco 12 volt. Quindi bisognerà. No, Sì. bisognerà portarlo che, alimentato. bisognerà che lo montiamo, signori. Volete che lo montiamo? Oppure finiamo qua il video? Ora vi diciamo un'altra cosa: non ce lo siamo fatti mandare perché non abbiamo un GS LC di quelli con ruzzolo sul manubrio. Perché questo ha anche la possibilità di essere collegato al CAN bus e quindi avere anche tutte le informazioni di centralina che avrebbe, che può prendere appunto dalla centralina del GS o di moto più evolute. Noi abbiamo delle moto non evolute, non così tanto, anche perché metterlo su una moto che ha già tutto cosa servirebbe? Poco e niente. Quindi lo montiamo adesso sulla bellissima mia Scrambler e vediamo come funziona, che cosa si può fare, che cosa non si può fare. Facciamo un po' un long test. Siete pronti? Siete pronti? Tu sei pronto, Giova? Prontissimo. Andiamo a montarlo, vai. Quindi avete visto l'unboxing del Kiji. Hayo! Non cominciamo. Hayo che Basta! basta! Poi è il primo navigatore, diciamo, il primo navigatore testato in Sardegna, sardo. Nico, porca di quella troia! Hayo infatti deriva dall'esclamazione sarda. E C'è un ora legame profondo fra la Sardegna e la Cina. e non la so se Cina, sai. sì, sì. Davvero? Infatti c'è anche, si ritrova anche nella Le cultura tabelle culinaria, no? mediche, le tabelle mediche per misurare la crescita dei bambini sardi sono uguali a Qua quelle sta dei Cina. andando- Te lo giuro, me l'ha spiegato Quello una sta dottoressa andando su- sarda. Usano Sardo le tabelle cinese? sarda. Sardo. Usano le tabelle di cinesi e giapponesi perché rispetto a noi Sono nello standard. Esatto. Ok, va bene, dopo questa bellissima perla andiamo avanti e iniziamo a montare appunto il Kiji. Ora iniziamo a capire un pochettino come funziona, montiamo un po' tutto e vediamo innanzitutto come collegare la parte elettrica per farla accendere, giusto? Yes. Andiamo. Avete tre poli, positivo con fusibilino, negativo e questo qui che è l'ACC, cioè quello sotto chiave, perché lui solo col positivo e negativo non parte. Noi siamo andati, seguimi, a prendere la predisposizione dei faretti aggiuntivi, così con l'interruttore che abbiamo al manubrio possiamo accendere e spegnere il Kiji. Ora gli mettiamo un pezzettino di nastro, l'abbiamo preso con rubacorrente che è dato in dotazione al Kiji. Prima di iniziare l'installazione facciamo un po' un check per vedere se funziona tutto. Abbiamo collegato le due telecamere, la retrocamera e la avanticamera, fronte camera. Poi abbiamo collegato anche, dove è andata a finire? C'era anche l'antennina del GPS che è qua, eccola qui. Eccola qua. L'antenna GPS che non abbiamo capito cosa serva, ma ora lo scopriremo. Accendiamo qui, tac, la moto. Il Kiji è spento, facciamo la prima accensione insieme a voi signori. E poi una volta che la moto è accesa accendiamo il tasto dei freni di nebbia e lui si accenderà. Sentite intanto il motorino del ragazzino scoppiettante. È la cosa più difficile del mondo, riprendere uno schermo. Andiamo di lingua inglese o ci sono altre lingue? Forse c'è anche l'italiano, vediamo un po'. No, c'è lo svenska,
il malese, il tedesco, l'inglese, ma non c'è l'italiano. E vabbè. Scaricare l'applicazione Kiji, il momento magico in cui sei riuscito a fare qualcosa con un dispositivo elettronico e dici wow. Allora, eccolo qua. Connection Conferma. authorized. Ok, prese USB transfer speed U3. Vabbè, dice di inserire una memoria SD per poter registrare quello che fanno queste bellissime telecamerine. Go to settings, feature, system upgrade for best experience. Questa è la front. Se schiacciamo questo qui ci fa vedere inverse. Bisogna arrivare a questa schermata dove dice pair e poi a questo punto 2.14, 2.13 fatto. Solo a quel punto andare a mettere il sensore. Ora bisogna mettere quello posteriore. Marco lo attaccherà. Quando lui sente la pressione, legge, capisce che è la ruota posteriore e qui smetterà di lampeggiare e verrà fuori la pressione che è a 2.14. Perfetto, i sensori sono collegati. Top. Si usano gli spessori in dotazione. Tra l'altro gli spessori non sono fatti a cazzo. Hanno, vedete, un... Qualcosa per non farlo ruotare. Come al solito arriviamo a buio. Questa staffettina la mettete un po' come vi garba a voi, perché dietro le viti sono in maniera tale da poter trovare una collocazione più consona. Ora lo appoggiamo soltanto così, poi vediamo come meglio mettere questa staffettina. Ora facciamo il settings, il pairing del comando a manubrio. Press any button the remote. Vai, preso. Già connesso. Sì. Ah, e con quello in mezzo fai una foto. In questo caso però non c'è ancora l'SD, quindi sta già registrando, vedi? Facciamo il pairing del CarPlay e immagino che cosa bisognerà fare, Giova, per fare il pairing del CarPlay. Connessione del Bluetooth. No, allora avevamo fatto prima, era CarLink, ecco sì. qua. Okay. E qui siamo di CarPlay, quindi perfetto. Vogliamo vedere se funzionano le... Ah, vedi? No, questa è una roba da 10. Potete Fa anche da muoverle. cursore per spostarsi, fantastico. Ok, ora ritorniamo al settings normale e facciamo il pairing dell'headset. Quindi dice the current screen mode, please connect the Bluetooth headset directly to your phone. Ok, quindi vedete, lui vi dice di connettere, come già adesso, l'interfono al cellulare. Quindi di conseguenza lui non ha una seconda antenna Bluetooth, che secondo me poi tra l'altro è la cosa migliore. Ora andiamo a provarlo sul campo e vediamo. Seconda edizione del Tuscany Tour. Oggi provo. La qualità dello schermo è affascinante, incredibile. Si vede benissimo. Sembra una cosa fatta a tavolino, studiata, e invece no. Ho perso la targa e grazie a un lampo di genio di un ragazzo che era con noi ci è venuto in mente che in effetti, avendo le dashcam, avrei potuto ritrovarla con tanto di coordinate, e infatti il giorno dopo siamo tornati lì. Un avanti veloce? Te le dai le coordinate? Sì, guarda, sono anche le coordinate. Quindi siamo arrivati alla targa. Fa vedere? Dov'è? Prova. Cartello. Ma cartello è qual è? Questo? Questo qui. Questo? Sì. Guarda che qualità che si vede. Era la qualità. Maledette papere, l'hanno preso loro. Si sarà sott'acqua, lo sai, c'è anche le rane. Dov'è? Eccola! Non la vedo, dov'è? Guarda! Oddio, che occhio! Reggi? No, vabbè, era introvabile! No, devo fare anche una foto, aspetta. Voglio una foto di questo momento. Trovata. Grazie Kiji. Abbiamo visto cosa c'era nelle scatole, l'unboxing, abbiamo visto come si fanno a configurare tutti i vari accessori. Facciamo un attimino una piccola parentesi sul prezzo.
Allora, il dispositivo, lui insieme alle telecamere, viene venduto a una cifra intorno ai 500 euro più o meno. Se volete anche i sensori delle gomme dovete aggiungerci un altro centinaio di euro, se volete anche il telecomando un'altra ottantina di euro, tanto poco, lo sapete che non dipende da noi. Il dispositivo però ci è piaciuto davvero tanto, anche perché ci ha fatto ritrovare una targa e quindi risparmiare di fatto 200 euro tranquillamente di soldi, perché avrei dovuto rimatricolare la moto per cambiare la targa. Ora però vi faccio vedere tutto quanto ci mette ad accendersi. Ho dato alimentazione, eccolo qui, KG, un po' polveroso ancora dall'ultimo Tuscany Tour, è abbastanza veloce. Ecco qua, siamo già nella visualizzazione delle telecamere. Qui vediamo in PIP giusto? Picture in picture, l'anteriore e questo posteriore. Questo serve per quando fate manovra, se avete problemi di angoli ciechi. No, ovviamente no, serve per l'angolo cieco. Qui è già partito subito il CarPlay, perché lui parte in automatica, vestito quanto poco ci vuole a farlo partire. Ora, il CarPlay è inutile che vi faccia vedere come funziona, perché ne abbiamo parlato in maniera ossessivo-compulsiva, ma andiamo qua. Allora, se facciamo così col dito, scorriamo e vediamo questa pagina dove abbiamo l'altitudine, che è un dato che a me piace sempre tantissimo avere, il voltimetro, che non è male avere, abbiamo il contachilometri, abbiamo la pressione delle gomme con la loro temperatura e l'ora qua in alto con la bussola. Poi questo invece è lo splash screen, la pagina principale, che vi dice anche il tramonto, a che ora, vi dice di nuovo le informazioni che abbiamo visto prima. Qui abbiamo il triplo, ci ho messo una vita a capire come si faceva a resettare, perché era impazzito quando abbiamo binato, faceva tipo 8000 ore di viaggio e continuava a comparire il messaggio che dovevo fermarmi a prendere un caffè, ma bisogna schiacciare questo qui e lui, tenendolo schiacciato, vedete, si riazzera. CarLink per ritornare sul CarPlay, qua video appunto vediamo le impostazioni della telecamera, Meter abbiamo quello che vi ho fatto vedere prima e infine abbiamo Settings, dove possiamo vedere le impostazioni di luminosità, tra cui automatico della luminosità dello schermo, touch tone, cioè il suono dei tasti del touchscreen e il suono di avvio. Qui abbiamo anche la possibilità di cambiare queste due wallpaper dello sfondo. Qui abbiamo la capacità della memoria eMMC, che non ho più pallida idea di che cosa vuol dire come acronimo, comunque la memoria interna, no, è una memoria, non è una RAM, è una memoria interna di storage, e l'SD card da 128 GB come so io. Ricordatevi che deve essere velocità U3, se no non la riesce a utilizzare. Qua ci sono, come avete visto nell'altra parte del video, la possibilità di diciamo collegare i vari dispositivi accessori. Facciamo un attimino un approfondimento sul sistema BSD. Il sistema BSD che serve per calcolare l'angolo cieco, cioè l'angolo in cui una macchina, un altro veicolo si avvicina, o Giovanni si avvicina nell'angolo appunto cieco dello specchietto, e quindi voi non lo potete vedere. Eccolo, infatti, vedete come questa è anche la prova di velocità di Giovanni. Quindi quando un veicolo, Giovanni prego puoi rifarlo senza morire, vai, ecco, avete visto compaiono queste scritte caution, che vuol dire che avete un qualcosa che vi sta avvicinando troppo a voi o nell'angolo cieco destra e sinistra. Fare anche l'aggiornamento, che viene fatto tramite ovviamente l'applicazione che vi serve per riguardare i video e poterli scaricare, video e foto. Down, non ho capito perché down, ma è per attivare la wifi, non ho capito perché il termine down. Vi serve attivare la wifi per potervi connettere al cellulare, ma adesso poi vi facciamo vedere questa cosa. Qui andiamo sul tutorial, il QR code che vi serve per vedere il menu, reset, about, more, possiamo scendere se chilometri o miglia. Ecco qui, attiviamo la wifi, scegliamo la rete KG, che è la rete che crea lui. Appena si è connesso andiamo sull'applicazione KG Go, connettiamo il device. Lui ogni volta ci chiede questa cosa, è un po' macchinosa questa procedura qua, dovrebbe essere un po' più veloce, bisogna sempre autorizzarlo. Ecco, una volta che avete autorizzato, vedete, potete vedere qui le impostazioni della telecamera frontale e retrocamera. La qualità è 1080, non è un granché ma non è neanche pessima. Ecco, vedete qui potete vedere tutte i video che ha fatto la dashcam in tempo reale, nel senso che comunque lui continua a farle in loop, quindi potete vederle e puoi registrarle sempre, quindi qualsiasi cosa succede. Avete anche la velocità, latitudine e longitudine, e qui delle altre informazioni con la data, l'ora, eccetera. Questa è la retrocamera, vedete quando siamo tornati dal Tuscany Tour. La qualità non è neanche terribile, vi metto qui un video per farvelo vedere perché registra anche l'audio.
quindi concludiamo io e il Giova con questo video, perché questo devo dire, Giova, che è il dispositivo credo più bello che abbiamo provato, vero Giova? Io sono assolutamente innamorato. La qualità delle finiture sembrano originali, sembra far parte della moto. Sì. Questo non l'abbiamo fatto vedere, aspetta. Quando si spegne, vedete, ci fa anche il countdown. Così capite che si sta spegnendo e non dovete... Ecco qua, si è spento. Appunto, sì, le rifiniture sono davvero di qualità altissima. Il supportino in alluminio è veramente, ma davvero di grandissima qualità. Cioè non trovate dei dispositivi di grandissimi brand fatti così bene. Anche i cavi, i connettori. Tutto assolutamente. La qualità dei connettori sono tutti stagni, col tappo a vite in metallo, la velocità di connessione a tutte le periferiche, il setup. È veramente un Sono belli anche gli ottimo... adesivi che c'è dato. Sì, assolutamente. È veramente un ottimo dispositivo. Io sono innamorato. Si paga. La qualità si paga, il anche se prezzo made in Cina la qualità si paga. L'unica cosa forse che posso dire di negativo di questo dispositivo, ma stiamo già parlando con l'azienda e stiamo dandogli dei consigli, è il telecomando. Il telecomando che l'ho trovato un pochettino macchinoso nell'uso di CarPlay, dove vorrei dei tasti un pochettino più rapidi, lì invece c'è uno scorrimento dei tasti, che è una cosa che non si trova negli altri dispositivi, però un po' macchinoso, e la posizione diventa un po' scomoda, perché comunque quando schiaccia questa staffa si muove un po'. Se noi abbiamo capito bene come installarlo, perché devo No, dire noi che abbiamo capito bene, ho guardato il video, per quello che l'ho installato bene. Ok, ok. Ve lo faccio vedere perché come l'abbiamo installata all'inizio faceva in effetti un po' cagare. Allora, vedete, questo qui si muove un pochettino, vedete, quando voi schiacciate fa un po' questo basculo e quindi non è un granché. Comunque sia, ci è piaciuto tantissimo, direi che ve lo consigliamo tantissimo. Trovate uno sconto del 25% in descrizione. Ragazzi, questo è un dispositivo da mettere lì sulla moto, lasciarlo lì, perché non ve lo possono rubare, perché i cavi sono collegati all'interno della moto, quindi è impossibile rubarlo, e la staffa ha le Torx di sicurezza, quindi davvero è impossibile che ve lo possano rubare, a meno che non tagliano tutto. Dispositivo bello da vedere, pratico, insomma, non saprei cos'altro comprare di meglio. Un'altra cosa meravigliosa che non abbiamo detto è che funziona benissimo l'interfacciamento con l'audio del CarPlay. Sì, funziona È sempre. l'unico caso in cui l'audio funziona sempre, Sì. ti va dritto nel casco anche Siri, gli Musica, assistenti sì. vocali, musica, tutto, e i Siri ti sente sempre. È veramente abbastanza impressionante. Ha parlato. Bene, direi che con estremo disappunto ci vediamo al prossimo video. Se avete delle domande, se volete degli approfondimenti, scrivetecelo nei commenti. Ciao.